Quando ci sentiamo innamorati è tutto bellissimo, le nostre sensazioni ci portano molto lontano, abbiamo delle percezioni ampliate, il senso del tempo tende a scomparire e soprattutto noi ci sentiamo in una condizione di estasi, comunque ci sentiamo in una condizione che ci sposta dai nostri equilibri ordinari e ci porta verso altre situazioni. Effettivamente tutti sappiamo che c'è una differenza importante tra l'essere corrisposti nel nostro innamoramento e il non esserlo. Ovviamente il non esserlo ci porta tristezza, ci porta frustrazioni, paure, magari la mancanza di coraggio nell'esprimere questo sentimento, oppure la difficoltà nel farci capire, oppure anche l'esserci portati e dall'altra parte trovare una persona che alla fine questo sentimento non lo vive. Ma la differenza è ancora più profonda e si basa su degli aspetti energetici che sono molto importanti da definire e cercheremo di farlo in questo video parlando del fuoco androgeno e del fuoco della passione. Noi siamo fatti a livello energetico di due grandi polarità, che sono quella maschile e quella femminile. Queste nostre polarità si comportano in maniera differente quando siamo in un corpo maschile o in un corpo femminile. Questo dipende sia dall'aspetto fisico e anche dal fatto che il corpo conduce l'energia in modo differente in un modo o nell'altro, ma anche poi dalla declinazione culturale che si fa di questo aspetto. Ovviamente se si cresce in un corpo maschile, la tendenza in Occidente ma un po' in tutto il mondo è quella di sviluppare il più possibile la parte maschile o comunque gli aspetti comportamentali maschili, anche se a volte noi pensiamo che alcuni comportamenti siano tipicamente maschili, ma in realtà alimentano la nostra parte femminile e viceversa. Quindi noi siamo fatti di queste due polarità ed è molto importante ricordarcelo, perché queste due polarità determinano in ogni aspetto della nostra vita tantissime cose. L'unione di queste due polarità, di questo più o meno, di questo yin yang interno, produce delle cose incredibili dentro di noi, ma nella normalità, nella quotidianità di tutti i giorni, queste nostre parti sono separate, non si riescono a collegare tra di loro, non lo fanno spontaneamente, non è un aspetto che ci è stato donato dalla nascita, sono due flussi al nostro interno che si muovono separatamente. Il fatto di riuscire a creare dei collegamenti tra queste parti produce delle cose incredibili e straordinarie. Il modo più semplice e più immediato e più naturale di collegare queste nostre parti è farlo con qualcun altro. Quindi nel momento in cui la nostra parte maschile e femminile incontra un'altra persona che ha le sue parti maschili e femminili e in questo nasce un sentimento, un incastro energetico che poi chiameremo innamoramento reciproco, questo genera immediatamente uno scorrimento, cioè queste due polarità si incontrano con le polarità dell'altra persona e grazie all'altra persona le nostre polarità interne si incontrano. A questo punto accade il miracolo dell'innamoramento, proprio perché per il fatto che accade questa cosa, tutto il nostro mondo percettivo si sposta e cambia orientamento e diventa qualcos'altro. È un'onda molto grande, molto forte che spesse volte ci travolge la vita e ci fa fare una serie di cose, soprattutto ci porta all'interno di un contesto particolare che noi chiameremo amore senza tempo. Durante l'innamoramento reciproco la percezione del tempo è alterata, abbiamo tutta una serie di percezioni, di sensazioni, di collegamenti, di telepatia, di intuizioni e soprattutto questo amore tende anche a dilatarsi, quindi amiamo di più il sole al mattino quando si alza, siamo più felici di vedere la natura, siamo più felici sostanzialmente di fare qualsiasi cosa, proprio perché questo innamoramento diventa un potente motore che ci porta a trasformare delle parti di noi in maniera estremamente rapida. Questo tipo di sensazione perdura per del tempo, poi capiremo anche perché perdura fino a un certo punto e poi smette, ma di fatto questa percezione è forse la più straordinaria che possiamo incontrare nella nostra vita. L'innamoramento è così potente che non esiste essere saggio che è in grado di contrastare o bilanciare o proprio perché è saggio non si metterebbe mai contro una tale potenza come quella dell'innamoramento, del miracolo di questo incontro energetico che può accadere tra persone. Quando parliamo di livello energetico creiamo un contesto che chiamiamo fuoco della passione. Fuoco della passione è il
circuito in cui il maschile e femminile di una persona riesce a incontrare se stesso attraverso il maschile e femminile di un'altra persona. Quando questi due aspetti si incrociano tra di loro, noi generiamo un fuoco. Questo fuoco, ed è una simbologia che potete comprendere facilmente, no? Il fuoco è caldo, è luminoso, quindi è una sorta di piccolo sole che si accende. Questo fuoco noi lo chiamiamo fuoco della passione, proprio perché è pieno di passione. La passione è la sostanza, il risultato energetico di questo interscambio, è una sorta di liberazione, come stappare un tappo. A questo punto noi abbiamo questa possibilità e lo possiamo fare attraverso quest'altra persona. Ecco che questa energia noi l'abbiamo definita fuoco della passione. Ma l'essere umano è pieno di riserve e di miracoli incredibili dentro di sé, ha delle potenzialità così grandi che possiamo definirlo forse un enorme mistero. Quindi l'essere umano, quando non è corrisposto, non è in grado di creare questa reciprocità, e quindi quando si innamora di una persona non può scambiare quella sostanza energetica, che può accadere sia attraverso il sesso ma anche attraverso altre parti, che può generare questo famoso fuoco della passione. Ma qualcosa accade. In realtà, se ci pensiamo bene, moltissime delle più grandi opere artistiche realizzate in questi secoli, o forse anche di più, sono frutto di amori incompresi, di amori non corrisposti, di amori delusi o di tragedie, come ci narrano le grandi opere del nostro tempo. Perché accade questo? Perché un amore non corrisposto può produrre un'opera teatrale o un'opera artistica assolutamente incredibile? Perché? Perché l'essere umano è talmente speciale che nel momento in cui sente questo afflato d'amore così profondo, così intenso, e non riesce a averlo corrisposto, quindi non riesce a creare questo ponte per raggiungere se stesso, alla fine in un qualche modo riesce a farlo da solo, anche solo per pochi istanti, anche solo per pochi momenti nella vita, riesce a cortocircuitare se stesso e riesce a fare questo perché in un qualche modo utilizza il simulacro, tutto quello struggimento che raccoglie nel non essere corrisposto, nel non essere comunque agganciato in questo suo potentissimo desiderio. E poiché ogni forte desiderio porta in sé il suo compimento, ecco che l'essere umano genera questo cortocircuito, che è un cortocircuito temporaneo, ma in questo cortocircuito spalanca le sue potenzialità percettive a dei livelli che sono incredibili. Questo piccolo fuoco interiore che è in grado di produrre dei miracoli assoluti lo abbiamo chiamato fuoco androgeno. Fuoco androgeno proprio perché è la mescolanza nostra interna del maschile e femminile, quindi quello che noi produrremo attraverso questo fuoco non sarà né maschile né femminile, sarà un qualcosa di totalmente diverso che sarà il risultato di entrambe queste parti. Ecco che è un fuoco androgeno. Questo fuoco androgeno, che è un mistero assolutamente incredibile da esplorare, da conoscere, può essere stato sicuramente anche parte della nostra vita, anche se non siamo stati dei grandi artisti, anche se non abbiamo prodotto delle opere pazzesche. Quindi ho fatto questi esempi solo per capire quanto è in grado di fare l'essere umano. Ma abbiamo potuto sicuramente vivere dei grandi amori non corrisposti, e credo che se andiamo un pochino a ricapitolare che cosa ci è successo in quei momenti, oltre alla disperazione, nel momento in cui noi abbiamo cercato di sublimare questa disperazione, magari ci è nata una canzone, magari ci è nata una piccola opera, magari ci è nato un momento splendido davanti a un tramonto, è successo qualcosa sicuramente di miracoloso, perché il fuoco androgeno è qualcosa di incredibilmente potente. Cerchiamo anche di capire insieme che se noi potessimo creare questo fuoco interno da soli, probabilmente saremmo illuminati. Intendo dire che l'unione del maschile e femminile all'interno di ogni essere umano, quando si autorealizza, ci porta in una tale estasi profonda che viviamo un po' come ci scrivono gli orientali, un tale contatto con l'universo, una tale unione con l'universo, che a quel punto possiamo amare la pianta, amiamo le stelle, amiamo le persone allo stesso identico livello, perché siamo uniti dentro, perché nella nostra unione interiore abbiamo realizzato tutto quello che si poteva realizzare dal punto di vista dell'unire. Questa cosa purtroppo ci è preclusa, non è una cosa che possiamo fare così schioccando le dita, è frutto magari di discipline estremamente difficili, rigorose, e probabilmente andando a fare delle ricerche specifiche si scopre che anche molti degli aspetti monacali che si sono generati nei secoli avevano questa finalità. Ma adesso non ci
interessa tanto filosofeggiare, ci interessa capire che esistono queste due tipologie di fuoco ed è molto importante, ora che ci siamo detti queste cose, comprendere che l'innamoramento, quindi il risultato, la manifestazione comportamentale di questi aspetti energetici è molto diverso quando si è corrisposti da quando non si è corrisposti, indipendentemente dal fatto che nel primo caso siamo felici e nell'altro caso magari non lo siamo per niente, ma non era questa la cosa. La cosa importante è comprendere che esiste un mondo, un ecosistema energetico intorno a noi che determina delle cose molto diverse e il fatto di cominciare a comprenderle ci può aiutare a conoscere meglio noi stessi. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a comprendere meglio alcuni aspetti che nella nostra ricerca cerchiamo di condividere nel modo più chiaro che ci riesce e nei tempi, diciamo, che YouTube ci può permettere. Fate commenti, vi chiediamo davvero con le vostre domande di guidarci verso gli approfondimenti che possiamo fare. Mettete i like, iscrivetevi al canale se siete interessati a quello che stiamo portando e troverete sempre sotto questo video i link per collegarvi al nostro sito e anche alla possibilità di contattarci direttamente qualora vogliate costruire un vostro percorso personalizzato e riteniate utile il nostro aiuto. Grazie e al prossimo video.